un metodo che sta rivoluzionando il mondo dell'endurance, l'allenamento della corsa, ma non solo, del ciclismo, del triathlon, dello sci di fondo, del nuoto su lunghe distanze. Tutto quello che impegna a livello aerobico per tante ore viene rivoluzionato da questo tipo di approccio, il metodo norvegese. Ma perché il metodo norvegese? La Norvegia, paese di 5 milioni di abitanti, sta primeggiando in tanti sport dell'endurance. Nel triathlon ai campioni olimpici, agli atleti più forti. Nella maratona, il record europeo della maratona maschile è norvegese in 2 ore 05. Nell'atletica pensiamo ai fratelli Ingebrigtsen, ma non solo. Nel ciclismo ci sono tantissimi ciclisti forti norvegesi. Quindi oggi scopriremo che cos'è questo metodo norvegese, perché ha così benefici su atleti professionisti, ma vedremo se e come possiamo declinarlo sul mondo amatoriale. Siamo portati a pensare che il metodo norvegese sia come si allenano i fratelli Ingebrigtsen, che vedremo in questo video, che hanno vinto e continuano a vincere una famiglia anche sicuramente baciata dalla genetica, ma questo non basta. Siamo tutti portati a pensare, dicevo, che nasce con la famiglia Ingebrigtsen, in realtà inizia molto prima. Sono andato a leggermi articoli di Bakken, che era un atleta forte norvegese sui 5000, mi sembra avesse il primato di 13,06, e finito di essere un atleta professionista è diventato medico e ha fatto tantissimi studi con tantissime prove proprio sulla metodologia di allenamento e si è reso conto che un tipo di approccio aveva dei risvolti molto più positivi di altri e questo portava benefici. Ha fatto studi non solo nel suo paese, è stato anche in Kenya, proprio è andato a vedere poi come i vari atleti rispondevano a questa metodologia di allenamento. Come potremmo chiamarla, oltre che amichevolmente metodo norvegese, questo tipo di approccio? Come lo chiama anche Bakke nel suo articolo, il modello norvegese di allenamento alla soglia del lattato è approccio all'allenamento controllato del lattato. Una dicitura che sembra complicata, ma in realtà, se uno la analizza, connota molto bene quello che succede in questo tipo di approccio. Vedremo gli aspetti più peculiari di questo tipo di approccio e come provare a convertirlo in maniera più semplice per il runner amatoriale che vuole però misurarsi con una sfida impegnativa che però gli potrà portare molti risultati. Bakken, dicevo, si accorse che migliorare e lavorare tanto sul miglioramento della soglia anaerobica aveva poi un impatto ovviamente sulle prestazioni. Sembra una cosa scontata, ma è anche vero che se ci rivolgiamo ad atleti che fanno brevi distanze, gli 800, i 1500, i 3000, ma anche i 5000, spesso si è portati a lavorare a velocità gara, che sono intensità superiori a quella che è la soglia. Questo perché è abbastanza intuitivo e ci sta, non è un modello che non funziona. Più mi alleno alla velocità della gara, più la interiorizzo, più sarò capace di esprimerla. È anche vero che esprimersi a quelle velocità porta a tempi di recupero molto ampi, ad aumentare il rischio di infortuni. Bakken si accorse che lavorare sulla soglia, quindi a ritmi pari alla soglia o appena sotto, aveva comunque dei benefici sul ritmo gara, ma non con gli stessi rischi del correre a ritmo gara. Allo stesso tempo noi siamo abituati, quando facciamo lavori intervallati, a correre le fasi veloci come se non ci fosse un domani. È un po' quello che abbiamo imparato nel tempo, anche se ti riporto qui il link, poi magari guardatelo a fine di questo video. In un video avevo proprio parlato di come non c'è l'equazione o come dire il passaggio immediato tra devo fare le ripetute e devo correre alla morte alla fase veloce. Dipende, perché la famiglia dei lavori intervallati è molto ampia. Io già, per chi prepara la maratona, faccio fare le fasi veloci non troppo impegnative, quindi non così lontane da questo metodo, ma non è la stessa cosa, e poi semmai lo approfondiremo in un altro video quando parleremo in maniera specifica della maratona. Quindi il cuore di questo metodo non solo è quello di riuscire a lavorare per migliorare tanto la soglia, e per migliorare tanto la soglia anaerobica si può lavorare in soglia ma anche un pelo sotto. Vediamo quindi proprio alcuni punti cardine di questo metodo. Il primo, l'ho già detto, migliorare sulla soglia anaerobica avrà un forte impatto sulle tue prestazioni, anche sulle gare più brevi e più veloci.
Il secondo è che per farlo si può, come ti dicevo, lavorare su lavori vicino o in soglia, ma senza mai superare il limite della soglia anaerobica, quindi lavori sempre in regime aerobico, lavorando quindi in soglia e un po' più basso, ti permette di poter fare più lavori di questo tipo. Perché? Perché non vado a stancarmi in maniera esagerata. Tradotto, uno dei fattori limitanti, più impattanti appunto, e più limitanti nel fare dei lavori ad alta intensità è muscolare. Io se faccio un lavoro intervallato, non so, adesso faccio un esempio, faccio 15 volte 3 minuti all'intensità del V2 Max, quindi sopra soglia, e recupero un minuto e mezzo, io insomma ci metterò 3-4 giorni per riuscire a fare un altro lavoro di questo genere, forse anche di più. Però anche gli atleti professionisti, non è un lavoro simile o anche più lungo, magari lo rifanno dopo 2 giorni, dopo 3 giorni. Se è lo stesso tipo di lavoro, io lo corro a un'intensità o pari alla soglia o un po' sotto, dal livello muscolare ho sì un impegno, ma un impegno che si crea un ambiente meno acido, ma proprio ho meno DOMS, ho un meno impegno dal punto di vista meccanico, riesco a recuperare più velocemente e quindi a fare il secondo lavoro intenso molto vicino. Nel metodo norvegese, quando si fa il secondo lavoro, si fa un doppio lavoro in soglia quotidiano. Ovviamente stiamo parlando di professionisti, ma dopo abbiamo detto che parliamo anche degli amatori. Che cosa vuol dire? Che la mattina faccio un lavoro impegnativo, mi riposo, pranzo e il pomeriggio ne faccio un altro, sempre in soglia o appena sotto. Questa cosa qui mi permette di fare più lavori ad intensità durante la settimana in soglia. Nel caso del metodo norvegese vengono fatti 4 lavori alla settimana. Classicamente, poi diremo velocemente come si allena una settimana tipo degli Ingebrigtsen, il martedì e il giovedì, mattina, mattina e pomeriggio. Una nota molto importante è che questi lavori sono tutti intervallati con recuperi brevi. Perché intervallati e non continui? Perché io lavoro in soglia, potrei fare anche continuo, potrei fare un bel corto veloce, un medio veloce, perché il lavoro intervallato mi permette proprio di controllare il fatto di non superare la soglia, e sottolineo controllare, e a breve ti dirò perché. Perché quei micro recuperi, ad esempio 5 serie da 6 minuti ad un'intensità pari alla soglia o poco sotto e un recupero di 1 minuto, quel minuto non è un recupero ovviamente completo, ha un piccolo impatto, ma non dal punto di vista fisiologico, cioè il risultato dell'allenamento è comunque un lavoro in soglia o poco sotto, ma comunque ha un forte impatto sulla soglia anaerobica, ma quel recupero mi permette di non superare la soglia e mi permette anche di un'altra cosa, oltre che fare più lavori, di fare questi lavori molto più lunghi. Potrei fare, un'ora di lavoro in soglia intervallato con 1 minuto di recupero ogni 10, cosa che invece difficilmente riuscirei a fare in maniera continuativa senza recuperi. Quindi c'è il doppio vantaggio. Perché ho sottolineato controllato? Perché questo è la cosa ovviamente che riescono a fare meglio i professionisti, anche se ormai è alla portata di tutti, è il fatto, l'avevo detto all'inizio, il fatto che ci fosse il controllo del lattato. Cioè in questi micro recuperi, quando si allenano, e Bakken faceva così, si controlla il lattato, si prende la gocciolina di sangue dal lobo dell'orecchio col macchinino, si va a calcolare, a contare il lattato per vedere se sto lavorando nel giusta intensità di lavoro, se non sto rischiando di superare la soglia, se devo riparametrare quel lavoro. Il metodo norvegese ha come altra peculiarità importante la rigorosità scientifica e proprio un approccio di controllo continuo. Inoltre questi lavori hanno un impatto sul miglioramento del V2 Max, perché anche se non lavoro direttamente a quell'intensità c'è un miglioramento del V2 Max, perché tutti i processi fisiologici che si innescano portano a questo tipo di miglioramento. C'è un miglioramento anche della resistenza di base, perché io lavoro prevalentemente comunque a regime aerobico, perché poi sono contemplati anche altri tipi di lavoro che vedremo a brevissimo. E infine ti abituano a gestire la fatica, perché comunque fai molti più volumi ad intensità alte,
E qui vediamo che veramente ci sono tanti aspetti positivi. Però non ci si allena solo così nell'approccio norvegese. Una volta alla settimana è contemplato anche il fatto di lavorare sopra soglia. Ad esempio gli Ingebrigtsen, ma non solo, proprio seguendo questo tipo di metodo, quando lavorano ad alta intensità lo fanno anche in salita, quindi ci si mette anche una componente di forza. Ripetute brevi o medie in salita, lavori intensi, posso pensare anche a cronoscalate. Ecco, questo è un altro tipo di lavoro, una volta a settimana, per andare anche a stimolare la parte anaerobica, il V2 Max, ma lavorare anche meglio sulla potenza e sul completare un tipo di lavoro. E gli altri giorni? Gli altri giorni si corre pianissimo. Lavori lenti, ma lentissimi, qui parliamo di Z1, Z2 bassa, si parla di frequenze 70% della frequenza cardiaca massima. Sono passeggiate di salute, perché comunque il corpo ha bisogno di metabolizzare e smaltire le giornate in doppia soglia. Non c'è dubbio, i norvegesi sono persone come gli altri, e qui che stiamo parlando di un metodo che ha un impatto molto molto importante. Nella metodologia di lavoro norvegese Bakken suggerisce anche di usare molto il tapirulan. Uno pensa magari perché in Norvegia c'è tanto freddo, no, perché il tapirulan ti permette di settare delle condizioni di lavoro sempre identiche, lo stesso tapirulan, la stessa temperatura della stanza, le stesse pendenze, non c'è vento, posso prendere più velocemente tutti i valori, tutti i parametri, però questo diciamo che è un corollario. Poi dopo, se volete approfondire, si parla degli allenamenti in quota, non in quota, di tanti altri aspetti. Vediamo però velocemente allora come è la settimana tipo degli Ingebrigtsen, giusto per dare un esempio, e poi parliamo di come potremo lavorare sugli amatori. Prima di vedere questa settimana specifichiamo anche che ovviamente più si avvicinano alle gare, più probabilmente si verranno inseriti dei lavori specifici per il ritmo gara. E l'altra cosa è che, per quanto questo tipo di allenamento possa sembrare avere un impatto dove la soglia è uno dei fattori limitanti maggiori, quindi dai 1500 a una distanza dei 10.000, in realtà il migliorare la soglia ha un impatto su tutte le discipline, anche sulla maratona. È ovvio che per la maratona sarà importante inserire, e lo faranno anche i norvegesi, da subito degli allenamenti anche lunghissimi all'inizio, lontani dalla gara, più lenti, e poi dopo sempre più specifici. Il che, ad esempio, potrebbe anche far pensare a lunghi specifici con il metodo intervallato uguale, cioè la possibilità di fare veramente volumi molto ampi ad intensità a ritmo gara anche un po' superiore, grazie a piccoli intervalli che inserisco in un lunghissimo. Vediamo la settimana di Ingebrigtsen, la leggo ovviamente perché a memoria non me la ricordo, ve la vedete in sovraimpressione. Il lunedì mattina e pomeriggio un lavoro lento da 10 km. Il martedì mattina, il martedì è il primo giorno dei lavori a doppia soglia, un 5x6 in soglia più 2 minuti di recupero, il pomeriggio un 25x400 con 30 secondi di recupero. Auguri. Però il punto è che i 400 non sono sparati alla morta, ma sono sempre ad intensità controllate. Mercoledì come il lunedì, il giovedì la mattina come la mattina del martedì, il pomeriggio un 10x1000 con 1 minuto di recupero. Anche qui le intensità sono controllate. Il venerdì si ripete il lavoro del lunedì e del mercoledì, ma si aggiunge anche un lavoro con i pesi. Il sabato è quel giorno in cui si lavora più sulla soglia, ad esempio 2 serie da 10 sui 200 metri in salita con recupero di circa 3 minuti. La domenica un ventino facile per smaltire tutto quello che è stato fatto. Questo è un esempio, Bakken ne porta tanti altri, però è la filosofia che ci sta sotto, che dobbiamo tenere ben presente. E noi amatori? Allora, intanto se abbiamo il macchinino per il lattato potremo quasi lavorarci, ci andiamo a fare i test della soglia con dei protocolli ben definiti, però ovviamente non è facile. Però possiamo pensare, nel momento che individuiamo una frequenza cardiaca alla soglia o anche un'andatura, un passo alla soglia, cercare di fare lavori intervallati che lavorino in soglia o poco sotto. Non suggerisco
questi tipo di approccio al runner poco esperto o che fa poco volumi, perché non ne abbiamo parlato, ma un altro aspetto del metodo, anche se si intuisce, è che ci sono ampi volumi, ma stiamo parlando di professionisti, di gente che corre 180 km alla settimana. Potremmo anche pensare di fare anche solo un lavoro alla settimana di questo tipo, in soglia poco sotto, che stimoli molto la soglia anaerobica, o i runner che corrono tutti i giorni o 5-6 giorni a settimana, anche due in 2 giorni di fila o separati da un giorno di riposo, oppure per il runner sia appassionato, ma chiamiamolo evoluto, chiamiamolo semiprofessionista, chiamatelo come vi pare, che è già abituato a fare i doppi lavori, pensare di invece fare un lavoro distruttivo, lo dico simpaticamente, la mattina, il pomeriggio un lento di recupero, provare questa forma qui. Io li sto testando con alcuni runner, diverse formule, vedo che vengono ben accolti. Perché? Perché è un lavoro che ti sente, che ti ha fatto lavorare, ma poi non ti ha distrutto, quindi lo porti anche a casa abbastanza col sorriso, no? Ho avuto questo tipo di feedback da un ragazzo forte che alleno, che mi ha detto: oh, è un po' che non mi sentivo così bene dopo il lavoro intenso, ma non perché è una passeggiata di salute e dice beh vabbè vai più piano, no, proprio perché c'è comunque uno stimolo adeguato. La Norvegia è patria di questo tipo di approccio, ma anche di altri approcci. Ad esempio, una cosa di cui si parla in Norvegia che non esclude completamente questo tipo di approccio è quello polarizzato, proprio dalla scuola norvegese, di cui ho parlato in questo video, se vuoi approfondire anche il famoso 80-20.